Buonasera, mortali. O dovrei dire, povere anime perdute. Il mio nome è Asmodeo, ma mi conoscete con molti altri nomi e altrettanti aggettivi ed epiteti. L'avversario, la scimmia di quello lì, Mefistofele, Belzebù, Satana. Ma quello che preferisco è Lucifero. Non lo so. Mi si addice di più. D'altronde qualcun altro in passato mi ha definito come la prima stella che compare al mattino. Molti di voi mi conoscono già, grazie alla televisione, ai film, alle storie che vi raccontate l'uno con l'altro. Vi chiederete quante di queste storie sono vere? La mia storia è antica, tanto quanto il tempo stesso. Sono caduto dal cielo? Forse, ma quale cielo? Sono in un posto che chiamate inferno. Siete sicuri? Io dalla notte dei tempi mi trovo qua a vagare in mezzo a voi, studiarvi, conoscervi profondamente, attraverso le vostre debolezze come la vanità, l'egoismo, la superbia, l'invidia, la lussuria. Diciamo che io sono un appassionato dell'umanità. Sono un cultore della vostra specie. A dire il vero, glielo dissi a quello lì, che aveva creato delle creature imperfette, deboli e fragili. Glielo dissi che aveva fallito, che voi eravate solo un esperimento mal riuscito, che doveva eliminarvi dal principio. Ma quello lì non fece niente. Anzi, vi amava a tal punto che vi ha creato a sua immagine e somiglianza. Ma lui ha confuso amore con stupidità. Io dovrei amare uno che crea delle creature così imperfette come voi. Delle scimmie parlanti, dandovi addirittura la possibilità di crearne a vostra volta altre. Io dovrei davvero amare uno così? Mai! Così me ne sono andato. Lui era triste, ma triste di cosa? Io sono troppo perfetto per voi. Anche se, devo dire, guardandovi oggi, non ne sono più così sicuro. Siete riusciti a superare qualsiasi mia aspettativa. Siete dei veri geni, mi devo ricredere. Nemmeno io sarei riuscito a fare cose del genere. Vi faccio i miei più sentiti complimenti. Questo è il mio tempo. Osservo il vostro mondo e vedo una razza che ha superato ogni mia aspettativa. Voi umani siete affascinanti e sono diventato vostro cultore, con la vostra capacità di fingere di amare e odiare, di creare e distruggere. Mi divertite con le vostre meschinità, la vostra ipocrisia, insomma con i vostri peccati quotidiani. Ma al tempo stesso provo un certo disprezzo per voi. Avete creato un mondo in cui la verità è relativa, in cui il bene e il male sono solo questioni di prospettiva. Quanto mi fate ridere, poi. Mi rappresentate come un tentatore, ma che bisogno c'è? Io tentarvi? E per quale motivo? Il vostro egoismo è sufficiente per compiere qualsiasi malvagità possibile. Pensate che io vi tenti nel massacrarvi tra di voi. Esercitare abusi e violenze di ogni genere, ma per chi cazzo mi avete preso? Le vostre malvagità fanno schifo pure a me. Le mie intenzioni erano altre. Io amo le belle cose. Quelle che voi chiamate peccati o tentazioni per me sono bellissimi piaceri. Quello che chiamate lussuria, io la chiamo piacere. Quello che chiamate superbia, io la chiamo sincerità. Quella che chiamate invidia, io la chiamo ambizione. Sono cose che adoro e mi piace condividerle con voi. La pura malvagità invece è tutta roba vostra. Io non c'entro proprio niente, ma va sempre a mio buon fine. La mia volontà è che la puzza delle vostre malvagità arrivi all'infinito. Quelli lassù devono affogare tutti. Lui compreso. Le sue lacrime devono inondare tutto l'universo e oltre, che mi debba strappare i timpani per non sentire le sue urla di dolore. Capirà finalmente che quelle scimmie parlanti non erano degne e verrà dinanzi a me strisciando chiedendomi perdono. Io quello che vi posso dire è: bravissimi, continuate così, ormai siete arrivati e ora mi godo il mio tempo. A quello lì lo dissi anche 2000 anni fa, quando si è fatto pure umano per redimervi, bah. Perdeva solo il suo tempo. Ci ho provato a mostrargli i piaceri della vostra umanità, ma lui mi mandò via, ingenuo. Si è fatto pure torturare e uccidere. Poi però mi è piaciuto come avete trasformato il suo messaggio per erigere religioni e chiese che esaltano ancora di più il vostro ego. E godo tantissimo quando usate il suo nome per giustificare la vostra malvagità. Avete costruito quelli lì a vostra immagine e somiglianza, stupendo. Nemmeno io sarei arrivato a questo. Poi però mi è piaciuto come avete trasformato il suo messaggio per erigere religioni e chiese che esaltano ancora di più il vostro ego. E godo tantissimo quando usate il suo nome per giustificare la vostra malvagità. Avete costruito quello lì a vostra immagine e somiglianza, stupendo. Nemmeno io sarei arrivato a questo. Mi fate ridere quando pensate di cacciarmi via con croce e amuleti. Ah ah ah. Pensate davvero che sia sensibile a questo? Ad acque che definite sante o benedette da non so chi. Non avete capito?
Io ci sguazzo nelle vostre chiese, in tutte. Le vostre religioni mi affascinano, a volte mi sono fatto persino sacerdote. Mi sono pure spacciato per esorcista. Il mio spirito goliardico mi porta a tante trovate che mi fanno ridere come un matto. Adoro soprattutto quando dite noi siamo figli della luce, oppure siamo gli eletti, o siamo i portatori della verità e amenità simili. Vi sentite dei giusti e guardate gli altri che non fanno parte delle vostre comunità dall'alto al basso, con superiorità. E vi redarguite per non mescolarvi con gli altri, per non venire contaminati. Secondo voi siete superiori perché avete la verità in tasca e come portatori di questo non vi volete mescolare con gli altri. Sì. Devo dire che quando fate così mi fate godere tantissimo, ne rimango estasiato. La superbia è uno dei peccati che preferisco, per non parlare di quando vi mescolate tra di voi. Quando tradite i vostri compagni o le vostre compagne, umiliandole, quando vendete i vostri corpi e quando pagate per acquistarli. La lussuria è anch'essa una tentazione alla quale nemmeno io so resistere. Ancora di più quando vendete le vostre anime, quando siete disposti per pura ruffianeria a sostenere ed appoggiare qualsiasi porcheria morale o sociale per la pura volontà di ottenere un beneficio personale passando sopra ogni vostro principio o etica. Dentro di voi sapete la verità e qual è la scelta giusta. Ma non la prendete quasi mai, perché? Perché volete sempre la via più facile. Feccia eravate e feccia tornerete. Io non vi tento. Vi indico semplicemente quali alternative ci sono alla felicità della vostra anima. Io non solo quello che vi mostra le tentazioni, semplicemente ve le indico, poi siete voi a fare tutto il resto. Godo come un matto quando per soddisfare i vostri bisogni non guardate un vostro fratello che ha bisogno del vostro aiuto. E poi ipocritamente vi lavate la coscienza offrendo qualche briciola della vostra ricchezza ai poveri. O rido soddisfatto quando mostrate a tutti la vostra benevolenza aiutando qualcuno e mostrandolo agli altri al fine di ottenere riconoscimento e apprezzamento. La superbia, come vi dicevo, è un peccato che adoro. Ma godo soprattutto quando comprate o vendete la vostra anima al vostro prossimo, offrendogli non solo i vostri servigi, ma la vostra più completa sottomissione. Di questi tempi siete talmente assuefatti a questo, siete disposti a pagare pur di vendervi a qualcuno. Abbandonate i vostri figli al loro destino e i vostri anziani genitori, che hanno dato la loro vita per voi, per rincorrere il vostro ego. E poi quando state per morire, cosa chiedete? Avere più tempo? Vi rendete conto troppo tardi. E quando venite da questa parte siete ancora peggio. Qui dove sto io si trovano miliardi di anime che soffrono e stanno male. Rivivono quotidianamente il loro tormento e si dimenano come pazzi urlando e sbraitando. Quel posto che voi chiamate inferno, ma che io chiamo casa. Forse non lo sapete, ma le sue porte sono sempre aperte, potete uscire quando volete. Ma non lo fanno. Sapete perché? Perché per me siete solo delle scimmie parlanti egoiste e ipocrite e per questo meritate di soffrire. Un'altra cosa che mi diverte è come mi dipingete. Mi raffigurate spesso come una capra con le corna. Cazzo! A me fanno pure schifo le capre. Oppure come un serpente strisciante. Se c'è una cosa verso la quale provo ribrezzo sono proprio i serpenti. Voi mi trovate per le strade, come vicino di casa o collega di lavoro. Io sono ovunque, perché dalla notte dei tempi vago in mezzo a voi. C'è solo una cosa che dà disgusto e mi fa scappare. Una sola cosa che temo. Infatti su questo non posso fare niente. Al limite chiedo aiuto a voi per togliere di mezzo queste persone. Ma questa cosa non ve la dico, mica sono stupido come voi. Oggi però è il mio tempo. È arrivato. Che bello, i Vangeli sono solo libri di parte, ora scriverò io il mio libro. Vivete nel mondo della finzione, dell'ipocrisia. Avevate creato un sistema che secondo voi equilibrava i popoli, ma l'avete fatta diventare una dittatura soffocante. Oggi siete in mezzo a un'illusione. Benedetto sia il denaro e chi l'ha inventato, e soprattutto benedetti siano i debiti e chi li ha inventati. Avete creato strumenti e sistemi dove avete costretto alla schiavitù milioni di persone. Oggi chi vi comanda ha corrotto le vostre menti e vi hanno convinto che il fatto che vi governino sia giusto. Vi hanno portato a pensare come loro. Non siete più soltanto succubi. Siete schiavi volontari. E questo mi fa godere tantissimo. Chiamate democrazia quello dove i soliti pochi e stessi potentati vi governano. Vi fanno credere che con il vostro voto potete cambiare il destino della vostra società. Ma non avete capito che se votare avesse avuto un senso non ve l'avrebbero mai concesso. Almeno non con questo sistema. Perché non avete mai pensato a chi state votando.
Vi tengono ignoranti perché vi vogliono ignoranti. Votate e scegliete senza avere alcuna cognizione e consapevolezza di chi state votando. O se lo sapete, vi tappate comunque il naso perché non avete alternative, siete solo servi ignoranti. Vi hanno rincoglionito e reso ignoranti, non capite quello che vi succede intorno, vi pisciano in testa e voi bevete felici perché vi hanno convinto che quello è champagne. Questo è il mio tempo. Vi esaltate e giudicate normale che 4 imbecilli che corrono dietro un pallone o cantino una stupida canzone guadagnino cifre che sfamerebbero tante persone. Correte dietro religioni e sacrificate con offerte arricchendoli e non curandovi delle loro immense ricchezze. Giudicate normale il fatto che non usino queste stesse ricchezze per aiutare veramente chi ha bisogno. Per voi oggi è normale che 100 persone abbiano nelle loro mani ricchezze e risorse pari al resto dello stupido pianeta dove vivete. Questo è il mio tempo. È arrivato. A proposito delle mie paure, chiudo rivolgendomi a una persona che odio profondamente. Questo illuso ha creato un canale su questo strumento che chiamate YouTube, dove viaggiando per il mondo incontra personaggi unici chiedendo cosa è per loro la felicità. Illuso e ingenuo. Scappa finché sei in tempo. Vuole mostrare al mondo quelle persone che fanno del bene e vuole mandare dei messaggi con dei reportage che mostrano l'ingiustizia sociale mostrando gli aspetti migliori e peggiori della vostra umanità. Per me siete solo scimmie parlanti. E tu, Giuseppe, e tu sei solo un illuso. Un ingenuo. Tu e quelli che mostri con i tuoi video, come direbbero in Sicilia, siete nulla mischiati col niente. Hai avuto pure la faccia tosta di chiamarti Progetto Happiness. La felicità non esiste. Che rabbia. Ma grazie per quelli che vi mostrano persone che mangiano patatine piccanti o mostrano oscenità varie. Quelle ragazze che mostrano e vendono le loro grazie in cambio di denaro o popolarità. A quelli che sprecano il cibo in barba alla miseria mostrando che gusto hanno. Grazie a tutti voi. Io vi adoro. Ego angelus lucis in infortunium prolapsus vobis valeo dicere. In mundo nos iterum conveniemus. Valete mortales usque ad proximam tentationem. Ci si vede in giro.